siamo sull'aereo di Where we're going? Oh, è partito il video. So, I was just saying, stavo just saying, what do I do, Italian or English? Bella domanda. Should we do Italian or English? Should we do a mix? So, you guys are gonna learn a little bit of English if you wanna know what's happening. And anyway, I was saying that it makes me the happiest to go, to travel, to explore, to visit, and to go visit people that I love. I don't know, it just makes me really, really happy when I have a backpack on my shoulders and a flying ticket. Yeah, makes me feel alive. Giulio, Hello! I have a question for you. Why are we going to Milan? Alright, so it's adventure time. We are going to Milan, and the first destination is go to visit my grandmother. So my grandma, she's gonna be 90 this year, so I haven't seen her in a while and I really miss her. Since I'm a kid, I have a very special connection with her, and so I'm really looking forward to see her. And funnily enough, the second person we're gonna see in Milan is my niece. So it's my sister's daughter. And it's funny because I go visit the eldest member of my family and the youngest. So we make a full circle. And then we're just gonna stroll around and explore the city, and who knows? Who knows? Nobody knows. I'm so happy, I'm so happy. We are going to Milan. Hello. Com'è andato il viaggio? Bene, molto bene. È volato, eh? È volato, sì. Abbiamo visto Matrix 4, non abbiamo finito, però sì, quindi è andato molto veloce. Dall'aeroporto di Malpensa alla centrale ci hanno rubato 26 euro per una tratta minuscola. Va bene così. E adesso siamo venuti qui perché una delle cose che voglio fare qui a Milano è quella di mangiare e provare i ristoranti vegani, proprio perché a Creta diciamo che non esistono cose alternative, a parte il cibo greco, ma proprio non c'è alternativa vegana, vegetariana, comunque sia di stampo consapevole. E quindi una volta venuta a Milano la prima cosa che voglio fare appunto è andare a fare il tour di tutti quanti i ristoranti vegani, e questo è il primo e vi terremo aggiornati. Finirai sul nostro vlog? Oh, come ti chiami? Eleonora. Eleonora, sarà sul nostro vlog. Taglio per te, lasagne e la crespella delle noci. Grazie mille Eleonora. Che bella mangiata che ci siamo fatti. Adesso facciamo 4 passi e andiamo a trovare mia nonna che non vedo da almeno 3 anni. Sì. Wow, che emozione.
Senti, no, invece io volevo farti una domanda. 2. Se c'è qualcosa che tu hai imparato nella tua vita, una cosa importante nella tua vita, che vorresti condividere con le generazioni future, ti viene in mente qualcosa? Una cosa per vivere bene per i giovani. È spento? No, sta andando. Questa è la domanda più importante di tutte. Vorrei che i giovani vivessero con i principi che ho avuto io e che ho io, cioè accontentarsi sempre di tutto, essere felici, svegliarsi al mattino con il sorriso. Le angosce non dirle agli altri, perché non si deve pesare sugli altri. E basta, vivere serenamente, voler bene alla gente, sorridere. Io non ho altri modi di vivere. Io so che ho un sacco di persone che mi vogliono bene. Io voglio bene agli altri, non ho mai litigato con nessuno, mai avuto, sì, qualche volta magari qualche diverbio, però la mia vita è così, sono arrivata fino qui, tra battaglie, tra guerra, tra patimenti, tra tante cose, tra cose belle, perché ho fatto anche tanti bei viaggi, sono andata con mio marito, con le mie amiche, sono andata dappertutto, mi è piaciuto tanto. Ma io che non ho mica nessun rimpianto nella vita, io sono felice di tutto quello che ho avuto. Ho avuto 3 nipoti stupendi, 2 figli altrettanto, così dobbiamo vivere, accontentarsi, pensare all'oggi, non al domani. No, bisogna pensare anche al domani, perché guai se non si pensasse al domani per i nostri figli e per i nostri nipoti, no. Vorremmo insegnare ai giovani le cose che abbiamo vissuto noi, però anche i giovani si devono fare la loro esperienza, capisci? Uno non può nascere giovane già con l'esperienza, già con il modo di pensare da vecchio. Uno deve fare i suoi errori e dagli errori impari a comportarti bene. È così, è così. Però la vita è bella. Quando al mattino io mi sveglio e che vedo la mia Madonnina là in fondo, che vedo il sole dall'altra parte, ma cosa c'è di più bello? Ho 2 vasi di ciclamini sul balcone, no? Da quest'autunno li tengo lì, no? Ogni giorno fioriscono nuovi fiori. Quando io vedo quei fiori dico guarda, la vita ricomincia, è bello. Può darsi che io metta altri fiori, non lo so, ma però per il momento quei 2 ciclamini lì mi danno la vita, è bello. Poi io veramente non sono mai stata scontenta, io non ho avuto motivi di essere scontenta, perché quando uno si accontenta di quello che ha, poi io ho fatto anche una bella vita, ho avuto un marito che mi ha voluto bene, ho avuto 2 bravi figli, ho avuto la gioia di fare la nonna a 3 nipoti, che cosa pretendi di più? Dispiaceri non me ne hanno mai dato, gli unici dispiaceri sono stati quando sono mancati i miei genitori, ma quello purtroppo è la vita, Non c'ho nient'altro da dirti, Giulio, ti ho detto tutto, mi raccomando però non farlo vedere a nessuno. Ciao nonna, ti voglio Ciao, bene. ti amiamo tanto. Ciao. Ciao. Mi manca già la mia nonna. Infatti se riusciamo mi piacerebbe rivederla prima di tornare. Poi sai, quando uno riflette su come si sviluppano le relazioni nella vita, ti rendi conto che tante cose che magari da bambino dai per scontato perché è ciò che hai, è ciò che conosci, poi crescendo ti rendi conto di quanto sono preziose e speciali. E per me la mia nonna è così, quando ero bambino era la mia nonna, la mia amica, la mia insegnante, ma adesso mi rendo conto che non è una cosa scontata, non è garantito avere una figura così nella vita. Quindi ogni volta che la vedo, ogni volta che la sento, mi ricordo anche di quanto sono fortunato ad avere una persona così, che è stata una mia grandissima maestra anche nella vita, e sono molto grato. Adesso siamo in metro, vi volevo far vedere. Everybody's at their phone. Me too, I'm taking the video, but everybody's head down on their phone. And it's so
Milano. Dove vuoi andare domani? Non lo so ancora. Ok. A mangiare vegano, forse una pasticceria senza glutine che abbiamo trovato. Mi piacerebbe vedere dei parchi, fare delle belle passeggiate. Poi vediamo Amelia, che è la nipotina, la figlia della sorella di Giulio. E poi mi piacerebbe, ecco, fare queste cose qui. Very nice. Dove possiamo andare secondo te? Beh, per fare un giro ai parchi c'è l'imbarazzo della scelta, però magari potremmo fare un giro in centro, potremmo andare a vedere Castello Sforzesco e forse c'è un ristorante vegano lì vicino che possiamo andare a esplorare. È il nostro. Yay! Allora, ti è piaciuto il Parco Sempione? Tantissimo, tantissimo. Dov'è che ti è piaciuto? Mi è piaciuto che è grande, c'è un sacco di roba, un sacco di alberi tutti diversi, tutto in fiore, e poi mi è piaciuto tanto, ci sono le paperelle, tante cose, ma una cosa bellissima è vedere la gente che sta libera al pascolo. La gente che sta insieme o da sola, che si gode un po' la natura, si ricarica, sta al sole, sta insieme, bellissimo. Mi ricorda un po' nella mia gioventù, diciamo, quando ero a Bologna, ai Giardini Margherita, e chi li conosce sa, nella primavera sono una cosa bellissima, piena di gente, quindi è molto ricaricante. Sono contenta che di questa avventura qui a Milano stiamo facendo, diciamo, parenti, amici e anche natura, perché è dove ci ricarichiamo di più.